Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi in particolare parleremo di una giacca da moto 4 stagioni che ho comprato a Wheel Up Mantova, dove ho comprato anche il casco e vi abbiamo fatto il video anche del casco. In particolare questa giacca è una Expedition 3 di Alike, che è il marchio di Wheel Up. E adesso vi mandiamo alla parte di registrazione dove vi spieghiamo tutte le varie tasche, regolazioni e un piccolo test che abbiamo fatto sulla giacca, e ci rivediamo qui per i saluti finali. A dopo! Ciao! Oggi parliamo della mia nuova giacca che ho preso per l'inverno, che come vedete qui l'abbiamo scomposta nei suoi vari strati. Qui c'è il primo strato, è quello impermeabile, il secondo è la giacca in sé esterna, tutte le sue tasche che poi andremo a vedere. Poi c'è la parte del piumino, che come vedete può essere utilizzato anche da solo, un piumino 100 grammi in tutto e per tutto. Come vedete, allora, questa è una giacca Alike, è la Expedition 3 nella versione, non mi ricordo bene come si chiama questo colore, comunque è quella verde. Partiamo a parlare della giacca. Qui c'è un'apertura sul colletto che come vedete ha un bottone di chiusura che si può regolare, se è un po' più largo, un po' più stretto. Mettete caso di avere uno scaldacollo, il passamontagna e tutto, deve essere regolato, e con questo sistema si regola molto bene. Inoltre ha un piccolo gancino qui, così se volete lasciare aperto il lembo per farvi arieggiare un po' più il collo, si può agganciare lì e non avete il lembo della giacca che vi svolazza. Sempre nella parte anteriore c'è questa tasca retata che a me non ispira molta sicurezza, cioè nel senso, infilarci qualcosa qui e partire non si chiude, è molto larga, dunque io non ci metterei cose importanti. Al massimo vi mettete il telefono quando siete fermi al bar. Poi ha un'altra tasca qui che prende quasi tutta questa porzione qua verde, comunque molto capiente con lo zip, e le due tasche qui. Questa giacca è definita anche estiva perché tutti questi pannelli davanti che vedete si possono completamente rimuovere. Adesso ve ne faccio vedere uno magari. Ci sono queste zip e qui ci sono dei velcri sia sopra che sotto. E come vedete qui la giacca resta tutta traforata. Adesso non è una traforatura proprio estiva di quelle che ci vedi attraverso, però cambia bene la pesantezza della giacca e il passaggio d'aria. Sempre nella parte davanti, per quanto riguarda il passaggio d'aria, ci sono queste zip sulle maniche che si possono aprire, e l'ho provata, non pensavo, ma passa davvero più aria. Le ho sempre screditate in tutte le giacche, le zip qua, invece funziona. E in più ha questa tasca con il pezzo trasparente dove potete metterci dentro il telefono, o alcuni so che ci mettono dentro la carta di credito, così se arrivate al telepass in autostrada mettete lì il braccio, lui vi prende. Lori, cos'hai? Non va bene quello che ho detto? No? No. Adesso non abbiamo tempo, dobbiamo fare il video, Lori. Vabbè, comunque stavano dicendo, qui ci potete mettere dentro il bancomat, arrivate al casello autostradale e potete pagare appoggiando il braccio. Sempre se funziona, perché non tutti i caselli funzionano quella roba lì. E per la parte davanti abbiamo finito. Passiamo alla parte dietro, dove, come si legge da qui, hydrobag, c'è questa enorme tasca dove potete
andare a inserire il camelback, perché questa giacca con tutte queste aperture sarebbe anche per chi fa un po' di off-road, dunque si suda e tutto, ci sta che si possa avere la possibilità di mettere il camelback. Questa tasca che serve per il camelback, come i due pannelli frontali, si può rimuovere di tutto adesso e resta la parte della schiena traforata. Qui sul retro sempre c'è anche una grossa tasca qui sotto, dove insomma è bella capiente, ci potete mettere un sacco di roba, e direi che a tasche e aperture siamo a posto, sono finite. Come si vede sul laterale c'ha queste cinghie per andarsi a regolare la giacca più larga, più stretta, insomma per un po' comodo, e uguale qui da entrambe le parti sulle maniche ci sono queste cinghie per andare a regolarsi al meglio la giacca. All'interno ci sono queste due tasche da una parte e dall'altra. Inoltre c'è da dire che questa, come molte giacche di Alike, sono state tutte omologate con il Tech Air 5 di Alpinestar con l'airbag. Dunque se avete il Tech Air 5 con queste siete sicuri che hanno tutte le parti leggermente elastiche per far espandere l'airbag. Adesso passiamo al piumino, che come vedete ha le sue tasche, mi sa che ha anche una tasca interna, se non sbaglio, sì, questa parte e anche dall'altra, e insomma è carino perché appunto si può utilizzare anche da solo, non è come quegli strati di certe giacche che se te li metti addosso non hanno neanche la zip per chiudersi, o comunque si vede palesemente che sono degli strati. Questo si può utilizzare anche da solo, e se notate ha tutti i gancetti classici di queste giacche, anche qui, perché si può andare a inserire nella giacca principale e andare proprio a fissare. Qui ci sono dei bottoni, delle altre asole, anche qua nelle maniche ci sono i classici bottoni che vanno ad agganciarsi poi a questi anelli qui, insomma si unisce e poi sta tutta aperta. Una particolarità che non abbiamo detto della giacca è che ha queste bretelle nella parte sotto che servono per legare la giacca alle gambe. Di fatto queste bretelle andranno a inserirsi in mezzo alle gambe e tengono la giacca tutta giù, così anche se vi muovete in sella, che vi spostate e tutto, la giacca non sale, perché è un problema che insomma spostandosi spesso le giacche salgono se non sono legate in pantalone. Adesso passiamo all'ultimo strato, che è lo strato impermeabile. Questo strato si può utilizzare sia fuori che dentro, perché per quanto riguarda inserirlo all'interno della giacca comunque ha tutti i suoi aggancini per legarsi bene all'interno e non fare in modo che non si sposti. Si può utilizzare anche all'esterno perché comunque è abbastanza larga, in più ha le sue bande in giallo fluo per migliorare la visibilità in caso di pioggia. Qui dietro c'ha la scritta Alike che riflette, c'ha un bel colletto regolabile per stringere bene in modo da non far entrare l'acqua. Bene, mi sembra tutto per quanto riguarda la giacca e i suoi vari strati, però adesso noi vogliamo fare un piccolo test, perché è vero che ci danno la giacca con lo strato impermeabile e tutto, però vogliamo vedere quanto è impermeabile. Perciò il mio assistente, che è molto felice di questa idea che è stata mia, potevo risparmiarmi ma sono un po' masochista, mi innaffierà
E non solo. Ecco, io mi metterò la giacca con sopra l'antipioggia, lui mi innaffierà e vedremo se la giacca rimane asciutta. Per testare questa cosa, per darvi una prova oggettiva che l'acqua non arriva a me, abbiamo deciso, adesso vi faremo vedere, di mettere in tutte queste tasche dei fogli di carta bianchi puliti, così abbiamo la prova oggettiva che l'acqua non passa. Adesso mettiamo i fogli, come vedete sono asciutti, vabbè sono un po' stropicciati, però li inseriamo tutti dentro. E l'ultimo qua dietro. Se siete degli avvocati o degli ingegneri e avete dei fogli da portare al lavoro, qui ce ne sta una risma. Adesso siamo pronti per vestirci. No, perché sta girando? Adesso siamo pronti per vestirci. Prima la giacca e poi l'impermeabile. Ok, adesso sono pronto a essere innaffiato. Finalmente, signori, è il mio momento. Si comincia. Non so se mi sentite. Vediamo se i fogliettini di carta sono asciutti. Io mi sento asciutto in questa parte. Dal bacino in giù c'ho un freddo. Adesso ci togliamo l'impermeabile, ma prima volevamo farvi vedere che comunque rimangono tutte le gocce sopra l'impermeabile. E dunque questa è una buona cosa, perché vuol dire che non passano sotto e l'impermeabile non si impregna. Io faccio così, iniziano a cadere. Bene, adesso ce lo togliamo e vediamo questi fogliettini se si sono bagnati o meno. L'impermeabile all'interno, questa stoffa non mi sembra inzuppata d'acqua, mi sembra asciutta. La giacca mi sembra asciutta dappertutto, anche il colletto mi sembra asciutto, non sento freddo. E adesso andiamo con i foglietti all'interno delle tasche. Questo mi sembra asciutto. Questo pure, non vedo gocce. Vediamo due nelle tasche laterali. Completamente asciutti. E adesso mi serve una mano per quello dietro. Sì, completamente asciutto. Dunque lo strato impermeabile funziona alla grande. Io ovviamente non mi sono bagnato, devo sotto qui sì. Adesso mi cambio perché c'è freddo e beh, direi che come test
andato tutto bene, giacca approvata. Adesso ci vediamo per i saluti in ufficio all'asciutto magari. Bene, il test l'avete visto, test fantastico, io mi sono divertito abbastanza, adesso lui un po' meno, però questo bisogna fare, bisogna testare. Purtroppo sì. Adesso vi do 2 considerazioni sulla giacca, perché comunque in questo periodo la sto usando. L'ho usata anche a temperature sotto i 10 gradi, ero su 7-8 gradi. Ricordiamo che siamo a novembre, in questo momento stiamo registrando il video. Pianura padana, dunque Nebbia, umidità a non finire, c'è più acqua che aria nell'aria. Beh, insomma, appunto l'ho utilizzata anche sotto i 10 gradi e solo con un intimo tecnico, che è quello che uso anche d'estate, comunque non era proprio una maglia termica. Il giubbino 100 grammi che avete visto, il piumino e la giacca, stavo bene, non sentivo spifferi, ero completamente chiuso il collo, le maniche, non sentivo freddo di alcun tipo, dunque a mio parere è una giacca che va bene anche per l'inverno. Poi ovvio, ci sono giacche ancora più pesanti che sopportano temperature ancora inferiori, ti danno più comfort, però per quello che devo fare io, per temperature massimo 5 gradi, secondo me va benissimo. mi sembra tutto. Vi ricordo ragazzi che se volete supportarci iscrivetevi al canale, mettete like, scrivete un commento qua sotto. Se volete ci sono anche i super grazie adesso. Se volete supportarci ci sono i super grazie e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli!